Buonasera amici di MRTV e benvenuti a questa nuova puntata de Il cittadino sovrano. E salutiamo Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao a tutti, buona serata, benvenuti. Allora Marco, questo argomento un po' controverso in questa rubrica, chissà cosa c'entrerà. Intanto abbiamo già qualcuno che è contento. Ecco Simo, l'avevo promesso e insomma stasera iniziamo Marco con la prima parte perché comunque è un argomento molto, diciamo, lungo da trattare in un'unica puntata. In realtà credo che neanche in 10 puntate potremmo andare a risolvere tutte le questioni legate a questo argomento. Ma allora, innanzitutto andiamo a capire perché perché questo argomento collegato a il cittadino sovrano, che apparentemente sembra insomma non c'entrare nulla. In realtà noi scopriremo che il cittadino sovrano conosce perfettamente la legge di attrazione e la sa gestire in ogni istante. Innanzitutto parliamo però e diciamo una cosa molto importante. Legge di attrazione non è in realtà il suo nome corretto, ma è un nome particolarmente commerciale che ha avuto successo con il filone The Secret qualche decennio fa, a partire proprio dall'America. Noi però lo utilizziamo perché è nota ormai sotto questo nome, ma in realtà la legge di attrazione è un connubio di più leggi che diciamo confluiscono in un unico punto. Quindi e questo punto qual è? Noi stessi, cioè la legge di attrazione confluisce in ognuno di noi. E come dice il termine, è una legge, non è una tecnica da applicare. Uno degli aspetti più controversi appunto della legge di attrazione è proprio il fatto che si pensa che la legge di attrazione sia una tecnica da imparare e applicare in un momento ben preciso della nostra vita. Cioè, adesso decido che voglio qualcosa, applico la legge di attrazione. In realtà la legge di attrazione agisce in ogni istante, non si ferma mai, proprio perché è una legge ed è una legge universale. Appunto proprio partendo dal filone The Secret invece si è pensato che la legge di attrazione fosse non tanto una legge quanto un insieme di esercizi da fare per poter attirare nella propria vita qualcosa o qualcuno o qualche evento. E quindi si è iniziato a dire pensate positivo. Scusa Marco, ma la tua espressione è stata meravigliosa. Mi è piaciuta, eh? Ecco. Vedete che è riapparso di qui il microfono. L'intento era fare tutta questa cosa senza farmi vedere, invece. Io nel frattempo vi chiedo scusa perché, come dicevo a Marco, se inizio a ridere inizio anche a tossire e Marco è riuscito a farmi ridere. Però voi sapete che potete stare sereni perché andrà tutto bene. Tutto voi ormai bene. L'avete capito, lo sapete, l'avete imparato, quindi esatto. State sereni. Ma per la legge di attrazione andrà tutto bene. Assolutamente quindi, sì. Quindi dipende ovviamente da come siamo in grado noi di gestire questa legge. E allora partiamo un attimino da alcuni aspetti. Ovvero, cos'è la legge di attrazione? Beh, la legge di attrazione si può riassumere in tanti modi. Per esempio, è la determinazione a raggiungere un obiettivo, oppure la comprensione del potere che abbiamo.
è la consapevolezza di chi siamo e non ciò che ci hanno detto di essere. E quindi, in realtà, la legge di attrazione siamo ognuno di noi. Quello che dicevamo prima, cioè queste forze, queste energie universali, vibrazioni, poi ognuno di voi le può declinare a proprio modo, ma che confluiscono in noi. Uno degli aspetti principali della legge di attrazione è che per comprenderla, perché ripeto, agisce in ogni istante della nostra vita e non solo in determinati momenti, per comprenderla noi dobbiamo pensare come, per esempio, agisce il surfista, cioè fluire sugli eventi. In realtà noi la legge di attrazione pensiamo sia un contrastare gli eventi esterni per crearne di nuovi. Ecco, qua sorge il primo problema quando noi parliamo di legge di attrazione. Quindi è l'esatto contrario, cioè arriva un evento e io fluisco sull'evento, non lo contrasto. Quell'evento a me non piace o non è quello che mi aspettavo, non importa, perché il libero arbitrio non è fare ciò che si vuole in ogni istante e quindi in questo caso attrarre quello che vogliamo in ogni istante, ma è fare la scelta più consona a noi in ogni istante in base a quello che accade all'esterno. Allora arriveremo ad ottenere i nostri obiettivi, ma sempre solo se evitiamo di contrastare le forze esterne. Noi dobbiamo prendere quelle forze e girarle a nostro favore, come abbiamo detto già tante altre volte. Ecco allora che il cittadino sovrano sa perfettamente che non può contrastare gli eventi. Per ottenere il proprio obiettivo deve essere in grado di gestire gli eventi esterni e questo lo può fare solamente quando ha una grande centratura interiore. Ecco come la legge di attrazione può essere intesa in questa rubrica e quindi può essere intesa come una forza. Un colpo di tosse. Come un colpo di tosse. Eccola, che adesso mi parto. Scusate, mi parte ogni volta che rido, quindi insomma può essere intesa appunto, può essere gestita dal cittadino sovrano per ottenere la propria sovranità. Ho visto un commento di Simo, grazie Simo. Ce la faremo, arriveremo fino in fondo. A costo certo. di andare in playback, se vedete Serena che muove la bocca e sentite la mia voce, il motivo è quello. Ma ce la farò, ci sono stati momenti peggiori per questa tosse, quindi adesso la stiamo anche risolvendo bene. Allora Marco, dette queste premesse, io vorrei sentire un attimino ovviamente anche te, cosa ne pensi e ovviamente qual è il tuo punto di vista in merito. Ma allora, io questo tipo di legge o questo pensiero, questa struttura mentale che si va a raggiungere, l'ho sempre vista più che come un'attrazione. Noi siamo abituati a pensare al magnetismo quando pensiamo all'attrazione, quindi implicitamente, inconsciamente pensiamo a qualcosa di opposto, perché nel magnetismo i due poli opposti magnetici si vanno ad attrarre. E quindi mi è sempre piaciuto vederla come la legge di riflessione e cercherò di spiegare perché. Perché la vedo molto più simile a quello che può succedere di fronte a uno specchio.
Cioè, quanti di noi conoscono persone, che loro stesse o noi pensiamo essere sempre, perennemente, costantemente fortunate, baciate dalla fortuna, e quante invece ne conosciamo che si autocelebrano o che noi definiamo come perennemente sfigate e colpite da qualsiasi nefandezza possibile la vita gli possa offrire. La realtà è che sono vere entrambe le sono false entrambe le cose. Nel senso che statisticamente nella nostra vita tutti abbiamo avuto dei momenti bellissimi, tutti abbiamo avuto dei momenti normali e tutti abbiamo avuto anche dei momenti molto brutti. Tutto sta ovviamente da questo punto di vista a quale punto dello specchio si vuole guardare. Tutti noi abbiamo dei pregi e dei difetti e quando ci mettiamo davanti allo specchio ognuno di noi sceglie se guardare le cose positive che può vedere o le cose negative. E quindi da questo punto di vista, allo stesso tempo, quando io mi vado a interfacciare con un'altra persona, con un altro soggetto, con una situazione, come diceva Serena, quello che faccio non è altro che alla fine riflettere qualcosa che sto mandando fuori io. Se io in qualsiasi caso, proprio grazie a quella centratura di cui parlava Serena, mi vado a porre in maniera gentile, in maniera simpatica, in maniera dolce, col sorriso, con gentilezza, beh, è molto probabile che quello che mi tornerà indietro, quindi quello che vedrò nello specchio, quello che di riflesso mi tornerà indietro e quindi a quel punto attrarrò, e sarà qualcosa di molto simile. Certo, potrà anche capitarmi statisticamente una persona alla quale del mio sorriso, della mia gentilezza frega niente o che magari addirittura se ne approfitterà, ma statisticamente sarà molto più probabile che chi prova empatia, risonanza con il mio modo di essere, di pormi, entri in contatto con me e quindi avrò molte più possibilità a questo punto di attrarre qualcosa che mi fa felice. E se io mi muovo con rabbia, con rancore, con frustrazione, mi muovo in un contesto di malessere. Verosimilmente una persona come quella che dicevamo prima, quindi una persona, a cui piace l'ironia, piace la dolcezza, piace la gentilezza, difficilmente si avvicinerà a questo tipo di persona. E quindi, come giustamente diceva Serena, non si tratta tanto di fare degli esercizi piuttosto che di applicare una tecnica, ma si tratta proprio di capire il funzionamento, il rapporto sia con noi stessi, sia verso il mondo tutto, e quindi capire intanto che non esiste tutto bene e tutto male. E quindi purtroppissimo, non è come molti sostengono che mi concentro tantissimo, penso di fare 6 al Superenalotto e boom, divento un milionario. No, quindi, se fosse così, purtroppo il 6 varrebbe molto meno. È proprio una questione di essere in una determinata maniera, non apparire. Attenzione, perché poi le cose son diverse. Non apparire in una determinata maniera, proprio essere in una determinata maniera. E l'esempio più emblematico penso sia proprio quello dello specchio, dove tutti, ognuno di noi, se ci ripensiamo, quando ci giudichiamo, quando ci guardiamo allo specchio e così via, ognuno di noi tendenzialmente si vede bello o si vede brutto, si concentra su qualcosa di bello, su qualcosa di brutto, senza però tenere conto che non possiamo mai e non potremo mai essere solo brutti e non potremo mai essere solo e tutti belli. Ognuno di noi c'ha uno e c'ha l'altro. Tutto qua. Grazie Marco, intanto mi puoi mettere di nuovo il commento di Simo, l'ultimo? Comandi. Grazie. Allora, voglio rispondere a questo, Simo, perché
La risposta a questa domanda dà la definizione effettiva di legge di attrazione. Marco l'ha spiegato in maniera ineccepibile. E io adesso ti faccio un altro esempio ancora. E allora, noi non attraiamo ciò che vogliamo, noi attraiamo ciò che siamo. Noi siamo abituati a dire utilizzo la legge di attrazione per avere qualcosa di bello. In realtà tu non la puoi utilizzare la legge di attrazione, tu puoi solo esserlo, come ha detto poco fa Marco. Cioè, se tu sei una vibrazione, vi do dei numeri a caso ovviamente, vibrazione 100, attiri eventi, persone, oggetti che possono essere massimo di vibrazione 100. Se tu sei di vibrazione 500, attiri persone, oggetti ed eventi che sono di vibrazione 500. Ecco come funziona la legge di attrazione. In realtà, infatti, una delle definizioni più corrette di legge di attrazione è legge di risonanza. Perché? Perché ogni individuo è una calamita che attrae a sé ciò che egli stesso è. E Giulio Achilli la definisce in questa maniera: ogni forma dell'universo, sia essa una stella o un essere umano, è in grado di ricevere ed assorbire soltanto l'energia che è in grado di trasmettere. È molto interessante questa cosa. Quindi, se io voglio cambiare o attrarre qualcosa di diverso nella mia vita, devo cambiare vibrazione io. Non può cambiare vibrazione l'esterno. Ossia, non possono cambiare gli eventi esterni se io sono sempre della stessa vibrazione, perché questa risonanza con l'esterno è dovuta all'insieme delle vibrazioni di ogni atomo che costituisce il mio corpo, di ogni mio pensiero, di ogni mia emozione, di ogni mia parola espressa, ma anche di ogni azione che io faccio. Quindi vedete quanto complessa è in realtà la vita. Cioè, non è noi dobbiamo smetterla di semplificare tutto. Noi abbiamo la possibilità di cambiare la vibrazione di ogni nostra cellula. Abbiamo la possibilità di cambiare i nostri pensieri, abbiamo la possibilità di cambiare le nostre emozioni e anche le nostre azioni. Tramite cosa? Tramite il libero arbitrio. Ma se noi ci ostiniamo a fare sempre le stesse cose, attrarremo sempre le stesse cose. È una legge, è una legge di causa-effetto. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Cioè, non vi potete aspettare qualcosa di meglio rispetto a quello che state risuonando in quel momento. La domanda che dovreste farvi non è perché sempre a me o perché sempre a quella persona, però ognuno di noi può parlare solo di sé. Perché sempre a me? Ma dovrebbe essere come posso fare per uscire da questa situazione e quindi attrarmi cose diverse. Ma come posso fare? Io quali azioni devo mettere in pratica? Perché un aspetto molto interessante è che, essendo una legge, sottostà anche alle forze fisiche. Quindi ciò che arriva come risultato è la risultante dei vettori di tutte le forze che intervengono in quel momento. Semplifichiamo la cosa. Facciamo finta che ci siano 3 forze in gioco: pensieri, emozioni e azioni. Se queste 3 hanno il vettore che va nella stessa direzione, otterrò esattamente l'obiettivo che voglio. Ma se io ho
le emozioni che vanno da un lato, i pensieri dall'altro e le azioni dall'altro. Il mio obiettivo non sarà raggiungere quello che ho davanti, cioè quello che penso io, ma raggiungerò tutt'altro obiettivo. Quindi, come vedete, è una questione fisica, è una legge. È molto affascinante, ma ripeto quello che dicevo all'inizio, non è una tecnica. Noi sappiamo che tutto l'universo è energia e questo ci viene detto anche dalla famosa formula attribuita ad Einstein, anche se sappiamo che insomma non è stato lui il primo, energia uguale massa per velocità della luce al quadrato, cioè la risultante è della massa che ha cioè energia uguale a massa e poi c'è la variabile della velocità della luce. Quindi materia ed energia in realtà corrispondono. Cosa accade? Quando io immagino qualcosa, è energia. Quindi è sul piano delle infinite possibilità di realizzazione. Per farlo diventare materia, devo semplicemente far rallentare quella vibrazione. Attraverso cosa? Attraverso l'unico evento possibile in quel momento, che è definito in fisica dal famoso collasso della funzione d'onda. Cioè c'è una linea sottile di demarcazione, sopra ci sono le infinite possibilità di realizzazione, sotto c'è la nostra realtà. Cos'è che passa attraverso questa linea, quindi collassa nella materia? Quello che sono io in quel momento, non quello che voglio. Quindi volete qualcosa di diverso, dovete cambiare voi stessi, attrarrete cose diverse, perché in ogni istante, qui e ora, ricevi solo ciò che emani tu. Marco. Volevo leggervi una citazione che mi aveva inviato qualche tempo fa il mio socio storico, compagno di lavoro storico, e diceva: questa che segue è una favola che parla di 3 persone chiamate ognuno, qualcuno, chiunque. Ricordatevi: ognuno, qualcuno, chiunque. C'era una volta un problema importante da risolvere ed era stato chiesto il contributo di ognuno per trovare una soluzione. Ognuno era sicuro che qualcuno lo avrebbe fatto. Chiunque avrebbe potuto farlo, ma non lo fece. Qualcuno si arrabbiò, poiché era compito di ognuno. Ognuno sapeva che chiunque avrebbe potuto farlo, ma nessuno si rese conto che qualcuno avrebbe scelto di non farlo. Finì che ognuno rimproverò qualcuno quando nessuno fece ciò che chiunque avrebbe dovuto fare. Io penso che questo sia il riassunto perfetto di quello che quasi tutti i giorni ci troviamo ad affrontare e di cui quasi tutti i giorni parliamo. E vi provo a fare anche un esempio personale, magari più concreto, senza volermi mettere a nulla, ma per poter capire poi nel concreto quei famosi 2 piani da valutare di cui parlavo. Questi 2 anni, come sappiamo, sono stati abbastanza travagliati un po' per tutti. Ecco, io dopo praticamente 48 ore mi sono trovato con, l'impossibilità pratica, la certezza che l'attività che avevo svolto per tutta una vita, per il quale avevo sacrificato tante cose, non avrei più potuto farla. Semplicemente perché
lavoravo nell'ambito delle attività commerciali e come sapete non c'è stato molto successo. E questo mica era una roba bella. Cioè uno dall'oggi al domani si trova sostanzialmente disoccupato e senza neanche la tutela che potrebbe avere un dipendente o robe simili. Beh, però questa cosa mi ha permesso di fare altro. Era tanto tempo che ero un po' stanco, un po' stufo, mi piaceva quello che facevo, lo facevo con passione, però avrei voluto fare anche altre cose. E quello che è successo mi ha dato quella spinta di farle e adesso le sto facendo. Nel frattempo, verso la fine dell'anno, giusto per non farsi mancare niente, ho perso una delle persone a cui tenevo, penso di più della mia vita, una delle persone più importanti della mia vita, che era la mia nonna. E però devo dire che sinceramente penso di non aver versato neppure una lacrima. Dici: "Ma come? Cioè, la persona che tu tenevi di più". E beh sì, perché sinceramente ogni volta, anche adesso che mi ritrovo ad andare al cimitero, a me viene da sorridere perché vedo i miei nonni, e da subito la prima cosa che penso è quanto mi hanno fatto felice. Cioè quanto è stato bello stare con loro. E l'unico pensiero che mi viene in mente è quello di dire: "Ma io non potevo chiedere niente di più e non ho nessun rimpianto, perché tutto quello che avrei voluto fare, dire, con l'ho fatto, cioè me li sono goduti come meglio e più non potevo". Poi, per carità, è ovvio che me la sarei tenuta vicina volentieri un altro bel po' di anni. Però questi sono proprio i 2 aspetti del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. E qui c'è tutta la differenza del mondo. Potrei continuare con quello che è successo in questi 2 anni, me ne sono successe ancora, se però mi son successe anche tante cose belle. Cioè ho conosciuto per esempio in questi 2 anni tante persone che prima non conoscevo. Ho stretto delle amicizie nuove. Perfino nel periodo, tra virgolette, del cosiddetto lockdown, quindi periodo terribile. Beh, però ho avuto la possibilità di leggere molti più libri rispetto a quello che riuscivo a fare di solito, son riuscito a stare molto più tempo con mio figlio. Cioè, ogni cosa, anche la più deleteria, anche la più brutta, in sé, e ho fatto degli esempi penso abbastanza importanti, abbastanza forti, cioè, adesso giusto per far capire il livello di follia, mentre succedeva tutto questo e rimanevo senza lavoro, ho deciso di ristrutturare tutta la casa. E poi nel frattempo è arrivata la notizia invece che mia moglie è stata promossa. E quindi, dici: "Ma l'hai attratta tu quella cosa perché hai fatto", no, cioè, non ho attratto le cose brutte, non ho attratto le cose belle. Ho semplicemente cercato di vederne un aspetto prevalente piuttosto che un'altra, vedere le potenzialità magari, le opportunità che si presentavano invece che avrei potuto ripiegarmi su me stesso e dire: "Che poverino che sono, non è colpa mia, è il mondo che ce l'ha con me, vedi ho perso il lavoro, ho perso questo, ho perso quello, ho per". Sì, però non ci si può solo lamentare. Cioè, quella è una parte, può durare quel tot, ma tutti avremmo qualcosa di cui lamentarci, cioè probabilmente se ci mettiamo a interagire anche in chat con voi, a chiunque in questi 2 anni, soprattutto in questi 2 anni, gliene saranno successe di tutti i colori. E la differenza non è quindi chi ne ha tratte di più e chi ne ha tratte di meno, tutti ce le abbiamo avute. La differenza è come abbiamo reagito a tutto questo. L'evento è l'evento, di per sé è neutro, anche la cosa più brutta, ripeto, di per sé è neutra. Perdi il lavoro, ne puoi trovare uno migliore. Perdi il lavoro, puoi rimanere a casa, ubriacarti e andare in depressione. La perdita del lavoro di per sé è stata sempre la stessa cosa.
Quello che è cambiato quindi è quello che sono riuscito effettivamente ad attrarre, quindi concretamente a portare verso di me, non quello che penso di aver subito. È tutta lì la differenza, cioè sembra una roba molto filosofica, molto, new age, molto in realtà è una cosa, come diceva Serena, molto pratica, cioè nell'affrontare la vita, nel È certo, un'attitudine vera e propria alla vita, quindi non è ciò che ti accade, ma sempre come tu vuoi agire in quel esatto. momento. Certo, lo sconforto, certo, tutto quello che ovviamente hai detto tu, Marco, che è umano. Cioè, non è che uno dice mi succede qualcosa di brutto, oh vabbè dai, tanto devo essere felice perché così alzo le vibrazioni, eccetera, eccetera. In realtà non è un atteggiamento, ma è un'attitudine che è molto diverso. L'atteggiamento è temporaneo e svanisce perché è collegato a qualcosa che riguarda il tuo passato e che non riesci a gestire per il futuro. L'attitudine invece è qualcosa che è insito in te, è ciò che ti fa agire nel presente per creare il divenire. Marco, ti chiedo se puoi mettermi il messaggio di Francesco, che così Mi hai prima di quasi continuare. preso, mi hai Esatto. quasi preso, ma vedi che recupero. Vabbè, a proposito di quello che dicevi Serena, è molto importante secondo me questo passaggio, cioè capire se uno sta cercando qualcosa fuori o se uno sta guardando a cosa c'è dentro. Ti ricordi quando Esatto. avevamo fatto forse, avevamo fatto in una trasmissione insieme, di quanti miliardari, rockstar, personaggi famosi, che hanno quindi soldi, sono famosi, sono, osannati, hanno tutto quello che, mediamente si dice un essere umano può desiderare, eppure vediamo quante volte arriva con frequenza depressioni, alcol, droga, suicidi, storie orribili. E dici: "Ma non è possibile, ma hai tutto, c'hai i soldi, c'hai tutto, una vita di successo, tutti ti vogliono, tutti" e perché probabilmente ci si stava concentrando al di fuori e proprio quella condizione di dire: "Ho raggiunto tutto, c'ho tutto e però sono ancora triste, quindi dove la vado a prendere adesso qualcosa in più?" Quindi Perché la non ha domanda è sì, scusami, vai. la domanda è: voi siete felici? Quando è stata l'ultima Esatto. volta che siete stati felici? A Eh, prescindere da quello che è successo fuori, cioè io mi sveglio la mattina e dico: "Ah, sono felice, sono soddisfatto, fa niente che c'ho anche solo un tozzo di ma sono soddisfatto, sono felice." È lì la differenza. esatto. In effetti queste persone di cui tu hai parlato, diciamo famose in qualsiasi campo, in realtà non hanno modificato la loro vibrazione in maniera consona a ciò che stava accadendo all'esterno. Ecco perché ci sono persone che riescono a gestire delle energie molto elevate e lo fanno per tutta la vita, altri invece che raggiungono un successo enorme, ma in realtà loro non sono cresciuti insieme al proprio successo e quindi accade la depressione, accade ovviamente, vabbè, tutta la serie magari che possono essere di dipendenze varie, la tristezza, eccetera. Non è quanto tu hai, ma come tu sei, è sempre quello l'obiettivo. E, e infatti proprio su questo volevo chiarire quello che chiedeva appunto Francesco. Ognuno ha un destino, un karma, tutti abbiamo un karma, tutti abbiamo un destino, ma il destino non è quello che intendiamo noi. Siccome, e faccio sempre questo esempio, siccome sono nato quel giorno lì, sono sfortunato. Siccome c'ho Saturno da una parte, Giove da quell'altra, in quella casa non c'ho pianeti, in quell'altro allora io non posso far niente.
Cioè, sono sfortunato, in realtà non è così. Cioè, questo aspetto esteriore ti sta dicendo, tu adesso sei così. Cosa hai intenzione di fare? Vuoi rimanere lì o vuoi iniziare a modificarti? E ricordati che esiste un libero arbitrio. Voi me lo sentite nominare sempre, perché il libero arbitrio è ciò che cambia i vostri astri. Cioè non vi importa più se Marte è da una parte, Venere dall'altra, la Luna lì, eccetera. Va bene, ok, ma io posso scegliere di fare qualcosa di diverso. Come faccio a scegliere di fare qualcosa di diverso? Beh, uno degli aspetti fondamentali è la disciplina. Quanto siete disciplinati nella vostra vita per ottenere i vostri obiettivi? Cioè, non è che io penso una cosa e la attraggo, devo creare i presupposti perché quella cosa arrivi a me. Quindi è fondamentale. Cos'è la disciplina? La disciplina è la pratica corretta di azioni, emozioni, pensieri e parole, ripetuta costantemente nel succedersi degli attimi presenti. Quindi, senza disciplina nulla è permanente. Quali sono i 3 punti fondamentali della disciplina? Si chiamano volontà, focus e obiettivo chiaro. Cos'è la volontà? La volontà innanzitutto non è il desiderio. Quindi trasformate i vostri desideri in volontà. Il desiderio è costituito da un'intenzione. La volontà ci aggiunge l'azione. Cioè, se io voglio andare da qualche parte, ma sto seduto sul divano, non è che quel luogo arriva da me. Quindi qual è la differenza tra la volontà e il desiderio? Che io mi alzo dal divano e raggiungo quel luogo. Cos'è il focus? Il focus è un'attenzione costante al mio obiettivo. La so, la rivista. La rivista, esatto. No, e invece no. Allora, l'attenzione, però focus è attenzione costante, non 5 minuti al giorno, non finché faccio una determinata meditazione che mi porta appunto ad avere tutta una serie di immagini, di sensazioni. E finita la meditazione però ho altro da pensare, non posso più pensare ai miei obiettivi perché c'è altro. E allora non è un'attenzione costante. Quindi vedete che se c'è un desiderio, c'è una attenzione limitata, vediamo se c'è almeno un obiettivo chiaro. Cos'è l'obiettivo chiaro? La direzione in cui io devo andare. Cosa significa chiaro? Dettagliato. Io mi sento spesso dire dalle persone quando vengono a fare gli incontri individuali con me, so perfettamente quello che non voglio, ma non so quello che voglio. Ma allora, secondo voi, l'universo cosa vi deve mandare? Se non lo sapete voi, cosa volete? Cioè, il vostro spirito guida cosa vi deve mandare? Con cosa vi deve collegare? E quindi un aspetto fondamentale è mai impegnarsi solo per togliere ciò che non ti piace, ma impegnati a creare ciò che ti piace. Quindi, prima di tutto, scopri cosa ti piace. Ma ti piace in che senso? Non a livello di sensi fisici, a livello di obiettivo reale. Quello che dicevi poco fa tu, Marco, la felicità. Cos'è che ti rende felice? Perché è un aspetto fondamentale. Senza la felicità, gli obiettivi non li raggiungete. E quindi
Come faccio io a cambiare me stesso? Semplice, quando agisco il 51% minimo del tempo nella direzione del mio obiettivo. E allora non sono i 5 minuti al giorno, ma sono minimo 12 ore e qualche minuto per iniziare a modificare la nostra situazione. Marco. A me è quel qualche minuto che mi fotte, perché alle 12 ore ci arrivo sempre, poi tam, proprio al culmine delle 12 ore mi si interrompe il tutto e lì purtroppo rimango. No, scherzi a parte, le abbiam fatte, se ci pensiamo bene, anche queste riflessioni le abbiamo fatte anche sul concetto di libertà, sempre per tornare al titolo di questa trasmissione del cittadino sovrano, cioè quanto è diverso essere liberi e sentirsi liberi. Formalmente tutti siamo liberi, ma nella pratica quanti si sentono davvero liberi, a prescindere da quello che li circonda? E sono 2 cose molto diverse. Se uno si sente libero, mhmm, è quasi totalmente ininfluente quello che accade intorno a lui. C'è poco o niente che possa cambiare questa condizione. Il fatto invece di non sentirsi libero, ma essere semplicemente libero, vuol dire che questa condizione può mutare in funzione di quello che sono gli avvenimenti esterni. Io, brevemente, proprio per rimarcare quello che diceva Serena, anche qui vorrei provare a fare un altro esempio. Tanto questa l'avrete sentita tutti, penso. Quante volte sentiamo la scusa, e per scusa non vuol dire che è falso. Adesso cercherò di farmi capire meglio, di persone che almeno nominalmente, a parole, sono fermamente decise e convinte a raggiungere quell'obiettivo, quello scopo, fosse per loro l'avrebbero fatto ieri, ma non c'ho tempo, che non ho tempo. Ecco, se esiste una cosa democratica ed equamente distribuita nel mondo è il tempo, nel senso che grosso modo, salvo questioni di relatività, ci vengono assegnate 24 ore al giorno a tutti quanti. E come mai allora alcune persone in quelle stesse 24 ore riescono a fare N cose, tra cui magari anche quelle che gli piacciono possibilmente e raggiungere degli obiettivi, e altri invece che paradossalmente a parole magari avrebbero un desiderio ancor più grande di fare quella roba lì, però dice: "Non c'ho tempo." E cambia in funzione di quello che noi decidiamo di fare in quelle 24 ore. Le 24 ore sono assegnate, cioè alla mezzanotte vengono equamente distribuite. Dal minuto dopo non dipende più da qualcun altro. Una volta distribuite quelle 24 ore, e poi sono nostre. Cioè non dipende più da qualcun altro. E qui arriverà qualcuno che dice: "Sì, beh, è vero che sono 24 ore per tutti, ma io, sai, lavoro, c'ho un mutuo, c'ho una famiglia, c'ho il bambino, c'ho". Vi do una notizia: non siete gli unici. Anche anche gli altri, ma guarda un po', hanno un lavoro, hanno una vita, hanno un mutuo, hanno un bambino, magari ne hanno 2, magari lavorano 1 ora in più, e non dipende da quello. È che il più delle volte, mhmm, per paura di fallire, anche involontariamente, inconsciamente, se non si ha fiducia in se stessi, è meglio nascondersi dietro una giustificazione, quello che diceva Serena prima. Ma le stelle, ma non c'ho tempo, ma sto mese avrei voluto, ma, sarà per il prossimo."
Certo che è più semplice. È come il discorso che abbiamo fatto tante volte di dare sempre la colpa agli altri. Perché devo dire che son brutto io? Non ho capito. Cioè, non è colpa mia, io son perfetto. Fosse per me, il mondo sarebbe una sorta di Eden. Però purtroppo ci sono anche gli altri son tutti brutti e quindi io sono costretto ad avere questa vita orribile. No, cioè perché gli altri ci sono per tutti. Tutti siamo gli altri, tutti siamo qualcuno e tutti insieme siamo chiunque. Ma c'era una canzone che diceva: "Gli altri siamo noi". Eh, è Quindi quello il problema, mh. è quello il Ma problema. ma poi Marco, sai, io tante volte quando mi sento dire appunto alle persone: ma non c'ho tempo", come dicevi tu, no, mo' ho la famiglia, ho il lavoro, eccetera, eccetera. Poi sai, ogni tanto voglio anche uscire con gli amici giustissimo, perché mantenere la vita sociale è assolutamente, ehm, corretto, ma, quello che a me viene da dire è son 2 cose, 2 aspetti. 1: avete mai sentito parlare di persone che hanno avuto successo e che gli è andato tutto bene? Io non ne ho mai sentita una. Anzi, li ho sempre sentiti parlare dei loro problemi iniziali che hanno affrontato e che affrontano tutti i giorni, pur avendo già successo. E la seconda cosa è: se non siete disposti ad ottenere quell'obiettivo, in realtà vi siete mai chiesti se è davvero il vostro obiettivo? Cioè, faccio esempi banali, ma che io sento tutti i giorni. Cioè, vorrei cambiare casa. Ma sai, mutuo inizia ad essere più importante se cambio casa. Ma lo vuoi davvero cambiar casa? Perché se tu vuoi davvero cambiare casa, tu sai che il mutuo non diventa più un problema, perché trovi il modo non solo per riuscire a pagare quel mutuo, ma anche per avere degli altri soldi per poterti godere di più la casa. Oppure, mi piacerebbe viaggiare, però non me lo posso permettere. Perché? Perché c'ho un figlio piccolo, non può venire via con me. Ma stai scherzando? Se ti piace viaggiare e ami tuo figlio, tu trovi un modo per riuscire a fare entrambe le cose. Cioè, io ho visto famiglie fare il cammino di Santiago col passeggino, voglio dire, cioè adesso stiamo parlando di cose, quindi se tu lo vuoi davvero fare, lo fai. Quindi la domanda che vi dovete fare ogni volta che trovate una scusa è un mio obiettivo o mi sono convinta che è un obiettivo mio perché ce l'ha quell'altra persona e quindi lo devo avere anch'io? È molto interessante, lo stesso discorso che dicevamo prima, la differenza tra atteggiamento e attitudine. È un tuo sogno o è un sogno di qualcun altro che ti sei convinto essere tuo? Punto di domanda. Perché se è tuo non esistono scusanti. Inoltre, ricordatevi una cosa: mai alzarsi con un motivo, perché nei corsi, io ho sentito nell'arco degli anni, ho sentito un sacco di persone influenti dire dovete avere un motivo per alzarvi alla mattina. Ecco, quello è l'errore più grande. Dovete avere un obiettivo, dovete avere uno scopo, dovete avere una missione, non un motivo. Motivo è legato al passato. Quindi se tu hai un motivo, non potrai mai andare avanti. Ti alzerai alla mattina pensando sempre a quello che è stato il tuo passato e non sei propenso a costruire qualcosa di nuovo. Perché motivo è una parola che deriva dal passato di muovere. E se è passato, non serve più. Quindi motivo, scusa,
sono la stessa cosa. Dovete avere un obiettivo, dovete avere uno scopo, dovete avere una missione, soprattutto la vostra. Se volete ottenere qualcosa, dovete avere qualcosa di vostro, non dovete emulare gli altri. Lui, quando si emulano i grandi che hanno avuto successo, sì, ma tu non sei loro. Tu devi prendere loro come esempio e declinare quello che hanno fatto nella tua vita. Non fare un copia e incolla. A che serve un copia e incolla? C'è già. Dovete essere originali con i vostri talenti. Ecco come si va avanti. Marco, a te per concludere questa serata. Io vedo anche nei commenti che apprezzo tanto e di cui ringrazio, e però vedo esattamente quello di cui abbiamo parlato finora. Cioè io non ho ancora visto nessuno che abbia detto: "Ah, io ho questo motivo di gioia, io sono felice per questa cosina qua, c'ho 90 sfighe, ma sta roba qui mi fa felice, è bella." Cioè anche questo continuarsi a tirare addosso, infelicità, insoddisfazione, cioè, ma non perché non ci siano. Io ho voluto fare 2 esempi molto personali prima, non perché mi piaccia condividere cose personali della mia vita, anzi, basta che uno guarda i social e capisce che proprio non ho nessun piacere a condividere nulla di mio, di personale. Ma erano 2 esempi penso forti, e cioè, nel momento in cui parliamo il lavoro e gli affetti, di solito uno già ha raggiunto il 99% dell'essenziale di solito. Non serve a niente lagnarsi su ciò che non funziona. Cioè quella è una scelta che ognuno di noi compie. Eppure alla fine siam sempre più propensi a fare quella roba lì. Ehm, Questo concetto delle necessità, dell'obbligo, non è così. Io fino a, 10 anni fa non avevo nessun interesse, avevo tutt'altri tipi di interesse, non avevo nessun tipo di interesse a leggere un libro quale che fosse. Avevo fatto la mia scuola, avevo studiato, dopodiché facevo le cose che mi interessavano e che mi piacevano. Poi ho sviluppato determinate passioni, interessi, c'eran delle cose che mi interessavano, mi intrigavano e alla fine ho trovato il tempo. Io l'estate, per esempio, mi sveglio alle 4 e mezza e fino alle 9 che non si sveglia mio figlio, mia moglie e tutti gli altri, leggo libri a non finire. È ancora buio quando mi sveglio e poi ogni anno in base cambio il posto, e mi conoscono come un matto perché mi sveglio coi netturbini ma lo trovo il tempo di fare quella roba lì, ma non perché sia necessaria, ma perché io voglio farla, mi piace, mi interessa farlo. A costo di farlo la notte, lo trovo il tempo. Quanta gente fa fatica a laurearsi normale e poi ci sono altri che lavorano 9 ore al giorno e nel frattempo studiano e si laureano. Allora quello che fa solo l'università cosa vuol dire? Che c'ha 3/4 della giornata libera? No, probabilmente s'è fatto un gran mazzo anche lui. Ma faceva altre cose. Quindi, non so, io proviamo quest'altra, cioè, ho avuto anche la fortuna, sfortuna di rimanere 1 anno su una sedia a rotelle dalla sera alla mattina e mica me la son chiamata io. 'Na buca con la moto. Quindi potevo dire: a sfiga, è colpa del comune." Mica colpa mia, ha piovuto, c'era la buca, fatto niente, ero fermo, andavo a 20 all'ora. Ma io quel periodo lì
me lo son goduto da pazzi. Mi son messo a fare un sacco di robe che non avevo tempo di fare o che dicevo di non avere tempo di fare mentre lavoravo tutti i giorni. Ho imparato cosa vuol dire stare su una sedia a rotelle e ho imparato a capire quali possono essere davvero le difficoltà di una sedia a rotelle, perché finché uno ne parla è una roba, ma quando uno lo fa, quando uno le cose le prova sulla sua pelle, è diverso, è diverso. Allora siam sempre lì. E tuttora poi, tra l'altro poi, operazione e quant'altro, io tuttora non posso più correre, non posso più saltare, non posso più dare un calcio al pallone c'ho il ginocchio sifulo. Eppure non mi ci concentro tutti i giorni su quell'aspetto lì. E cioè, è ovvio, non potrò mai diventare Ronaldo per mille aspetti, cioè né esteticamente né come prestazioni, e chi Ma se non ne è detto frega. che, ma Cioè scusa, ma non è detto che sia quello il tuo obiettivo. Noi ci esatto. focalizziamo sul fatto di, infatti c'è un messaggio di Francesco, scusami, che Mh-mh, dice, che parlava di tennis, quindi ovviamente ha nominato Djokovic, mh-mh. allora che diceva, io ci ho provato. Allora in quel caso lì altri due aspetti vengono fuori. Uno, e mi rifaccio a Guerre Stellari al maestro Yoda. Fare o non fare, non c'è provare. Se tu provi, metti già in conto che fallirai. Oppure l'altro obiettivo è, ti sei convinto che dovevi diventare per forza un tennista professionista quando magari la tua, la tua missione è un'altra. Sì, ma L'altro soprattutto che aspetto, differenza fa, Serena, se io sono felice giocando a tennis, sì, certo, cioè, no, è no, ma lui così lo metteva importante che io sull'aspetto vado a anche, Wimbledon, guadagno milioni di certo, euro o vado la sera a giocare col mio amico? Cioè, qual è la differenza? Se esatto. il tennis davvero è la mia gioia, quello che mi fa felice, ma chi se ne frega di Djokovic? Esatto, ma poi un altro aspetto, allora, infatti io sono sereno nell'accettazione, questa è la parte più importante. Poi c'è Gabri, esatto, che mette ovviamente la faccina sorridente. Guarda Gabri, io ti potrei star qua almeno un'ora a raccontarti tutte le sfighe che io ho avuto nella vita, ma un'ora non basterebbe. Ma io le ho sempre affrontate con un sorriso. Vi ricordate quando abbiamo fatto la puntata sulla risata? Mh-mh. Ecco, dovete cercare di modificare voi la vostra attitudine alla vita, perché le sfighe accadono a tutti. Non è che anche alla persona più felice di sto mondo accadono le sfighe, che sono sfide alla fine, ma è l'attitudine con cui tu affronti quella, ehm, quel momento. Quindi è fondamentale proprio questo. Un altro aspetto che ho visto in chat poco fa è che per essere un vero obiettivo deve diventare una necessità. È l'esatto contrario. Esatto. No, è proprio perché è una necessità che tu inizi a sopravvivere e non otterrai mai obiettivi, perché ti focalizzerai solo su ciò che ti fa sopravvivere, cioè la necessità. Forse ho trovato proprio il commento, penso sia questo. Anche qui, domanda facile facile. Le necessità stanno alla base dell'essere, per fare un esempio, il bisogno del cibo e con questo resto nello stretto indispensabile. Bene, Beh, ma lo stretto ehm, indispensabile è sopravvivere, non è esatto, vivere, ma ok? soprattutto, se proprio volessimo attenerci anche a questo, io non so, io sono uno che mangia tanto, ma quanto mangiamo in un mese? Quindi quanti soldi realmente ci servono per mangiare e quanti soldi invece ci servono per fare tutt'altro? Quindi il problema non è mangiare, vivere, sopravvivere, cioè adesso io non conosco la situazione nello specifico, però non è quello il problema. Ehm, a me è capitato più di una volta di avvicinarmi per parlare a dei senzatetto e vi posso garantire che ho trovato in loro dei sorrisi, delle felicità anche per cose
che noi riteniamo assolutamente scontate, che difficilmente riesco a trovare in una persona che si dice soddisfatta, felice e quant'altro. Quante volte abbiam fatto l'esempio di quei bimbi che si vedono tante volte, soprattutto negli spot dove chiedono offerte economiche, quei bimbi dell'Africa, perché dopo nella parte finale fanno vedere tutti quelli ridotti purtroppo male, ma quante volte abbiam visto quei sorrisi pazzeschi, eppure li vediamo lì nudi nella terra, tutti eppure quando calano giù quel sorriso lì è una roba che, boh, qui neanche se vinci alla lotteria. Beh, Marco, mi viene E in lì è mente tutta la differenza. la foto di quel bambino brasiliano che ovviamente senza maglietta, che si era fatto scrivere dietro Ronaldo col numero 9, giocavano a pallone scalzi per Lui la era strada. contentissimo. Certo, però a questo punto io voglio arrivare anche all'ultimo commento di Aramb, dove ci dice che è corretto quello che ci dice, cioè la natura ci insegna che il leone, avendo la necessità di vivere, deve cacciare. Ma attenzione, noi non siamo animali. No, e La soprattutto differenza tra io non noi... l'ho mai visto un leone che caccia 18 ore, 12 ore al giorno, No, no, per necessità, giusto, corretto, nel senso lui ha fame, caccia, se non ha fame non Esatto. caccia, No, ed è mi riferivo a giusto. quello che facciamo noi lavorando, che si dice che Esatto, lavoriamo per esatto. vivere. Eh, Io perché è una necessità. mm. Vediamo quanti Però, lavorano per vivere e quanti vivono per lavorare. Mi sembra uguale ecco, ma è diverso, eh. no, è l'esatto contrario. Però noi abbiamo una caratteristica diversa, che tutto si sviluppa dal pensiero critico e dal linguaggio articolato, che ci permette di creare la nostra realtà esattamente come vogliamo, cosa che non hanno gli animali. Gli animali hanno solo due aspetti nella loro vita: sopravvivere e riprodursi. Quello è il loro obiettivo nella vita, ma un essere umano non ha come obiettivo nella vita il riprodursi e il sopravvivere. Cioè, non fa parte di essere esseri umani, vuol dire aver rinunciato a vivere, se questo è ciò che noi abbiamo come obiettivo. E qui mi è piaciuto molto questo commento di Simo, soprattutto la parte dove diceva: "Io frequentavo raduni di auto ed ero felice, non volevo altro in quel momento". E Secondo me la certo, chiusura che ha fatto è fondamentale. Cioè, in esatto, quel momento. È tutta lì la esatto. differenza. Perché poi ci sono anche persone, purtroppo, che si autoconvincono che siccome quella cosa lì gli piace in quel momento, per tutta la vita dovranno fare quella cosa lì e quella cosa lì sarà quello che li rende felici. Non è così. E qui ha ragione Simo. Cioè magari per lui in quel momento quella roba lì era la cosa che lo appagava, gli dava gioia, gli dava felicità. Magari 5 anni dopo, ma manco se lo pagano. Perché magari sono successe N cose nella mia vita tali per cui io non ho più nessun interesse a fare quella roba lì. Non solo non mi dà piacere o soddisfazione, anzi, mi dà quasi fastidio farla quella roba lì. E per quello che dicevo, quando ha scritto "almeno in quel momento" è fondamentale, è più o meno quello che dicevo io dei libri prima, È perché il ho qui fatto e ora. quell'esempio. Io se m'avessero pagato per leggere i libri che leggo adesso, non avrei accettato. Adesso pago io per cioè Io invece sì, avrei cambiano, accettato avendomi cambiano le certo, cose, perché mi cambiano le piacciono quei cose. libri lì, quindi li avrei letti volentieri anche sotto pagamento. Li leggo anche Sì. senza. Ecco, anche pagando. Guardiamo anche la Ehm, differenza, per esempio, nel quando uno sta bene o si sente bene. Sono tante persone che stanno bene o dicono di stare bene perché hanno un fisico perfetto, ma si privano di qualsiasi gioia, del cibo, della tavola, della vita. E ci sono persone, ahimè, io faccio parte di questa seconda categoria, che non gliene frega assolutamente niente di mettere 3 chili, 4 chili in più, 5 in meno, in più, non gliene fotte nie a me piace, tra virgolette,
tutto al massimo e se finisce prima chi se ne frega, piuttosto che godermela per magari 20 anni in più. Cioè sono cose talmente personali che ognuno deve capire. Se io facessi la vita di Serena probabilmente impazzirei, se Serena facesse la mia vita impazzirebbe lei. Eppure siam felici tutte e 2 facendo 2 vite però diverse, perché ognuno di noi fa quello che lo rende felice, quello che gli piace davvero. È quella la Esatto. differenza. Ecco, io Marco vorrei lasciare uno spunto che però andiamo ad approfondire la prossima volta, e cioè bisogna stare attenti a giustificare la propria vita, magari un po' così triste, come per dire, beh, ma in realtà mi va bene anche avere meno, perché posso essere felice lo stesso. Ma questa è una rinuncia a voler ottenere gli obiettivi. Cioè, bisogna distinguere tra quella cosa mi fa davvero felice a mi convinco di essere felice solo perché non ho le energie per poter raggiungere il mio obiettivo. E allora, invece di capire come ottenere le energie, gli strumenti, eccetera, mi dico, ah no, ma io sono contento così lo stesso. E poi è palese che non è così. Non autoconvincetevi di questo, perché non avrete mai una vita felice. Chi non è disposto a fare quel passo in più non riuscirà ad attrarre a sé la vita che veramente vuole. Io con questo, Marco, concluderei questa sera e insomma invitiamo i nostri amici ad essere con noi poi per una seconda parte. E E sappiate che la scritta parte 1 era una minaccia, non era una era una Francesco dice: ho una soluzione, accettare la propria infelicità e ritagliarsi dei momenti di serenità. A me questo non rende felice. Io voglio essere felice e serena. Io non accetto l'infelicità, perché vuol dire aver accettato di aver fallito nella vita e di essere un fallito. Io voglio essere vincente, non voglio fallire. Se a voi fa bene stare nell'infelicità, io alzo le mani. Io no. E infatti ho scelto di essere felice nella mia vita. Non ho scritto 2 libri sulla felicità a caso, così perché ho fatto un copia e incolla un po' qua, un po' là, ma li ho scritti perché è quello che io ho scelto di essere, felice. Ed è quello che pratico. Quindi vedo che Aramb è ancora convinto della necessità. sì, Io sì, credo che non riusciamo a Aramb tu smuoverlo. possa... No, nel senso, io credo che Aramb stia solo sbagliando parola. È obiettivo, non è necessità. La necessità non ti può far star bene, perché vai solo a sopravvivere. Quindi hai un concetto, secondo me, sbagliato del termine, perché tu stai parlando di obiettivi in realtà. Ecco, tutto Ma qua. l'esempio pratico lo possiamo fare ancora adesso. Adesso non so Serena, ma penso che valga lo stesso per lei. Io non ho nessuna necessità di stare qui questa sera a fare quello che sto facendo. Ho mio figlio di là, ho mia moglie di là, non ho nessuna né necessità, né guadagno, né utilità, nulla. Ho il piacere di farlo, che è diverso. Ovvio che mi costa fatica, son le 11 meno 10, sono ancora qui dopo una giornata, ovvio che mi costa fatica, ma mi fa felice e quindi lo faccio. Il momento in cui non dovessi essere felice di farlo, non c'è necessità che tenga, guarda, non mi vedete più. Cioè potete starne proprio sereni, sicuri. Non ci sarebbe stipendio, non ci sarebbe nulla che potrebbe convincermi, a fare quello che oggi faccio per puro piacere. Quindi è ovvio che se uno sta morendo di fame è più probabile che impari a sopravvivere in una foresta da solo
rispetto alla vita normale, ma lì parliamo di altro. Ma noi dobbiamo cercare di uscire appunto dalla sopravvivenza, cioè voglio dire, momenti di sopravvivenza li ho vissuti anch'io, ma l'obiettivo è uscire dalla sopravvivenza e andare avanti, non rimanere nella sopravvivenza, perché ricordatevi che quando voi vi sentite nella sopravvivenza non siete felici, che non significa avere poco, ma significa proprio il tipo di soddisfazione che ricevete dalla vita. Stavo leggendo Ho qua il visto. No, è tutto qui, ma anche perché nel momento in cui dovesse essere dettato tutto dalla necessità, appunto non è più dettato da un desiderio. Cioè è sempre qualcos'altro che sta decidendo per me cosa devo fare, quando lo devo fare e come lo devo fare. Quindi ci vedo tutto meno che felicità lì dentro. Nel momento in cui io ho qualcuno o qualcosa che decide cosa devo fare, come lo devo fare, quando lo devo fare, addirittura perché lo devo fare. Cioè, non vedo nulla di più triste di questo, cioè non vedo nulla di più lontano dalla felicità e da quello che abbiamo descritto fino ad ora, ovvero fare una Esatto. cosa perché la voglio fare, perché mi dà piacere, punto. Ma C'è una magari un cosa che giorno, Marco, facciamo volentieri, ma non necessariamente mettiamo al mondo un figlio ogni volta. Eppure sembra fare felici le persone. Cioè, sono 2 cose diverse. Pensate alla stessa cosa, però imposta con la stessa cadenza per fare ogni volta per raggiungere l'obiettivo, la necessità di quello che sarebbe quell'atto lì. Non sarebbe più così bello. Cioè diventerebbe una tortura. Cioè, eppure è la stessa cosa. È una cosa che si fa per piacere. ma Per infatti puro piacere. Marco, arriveremo anche a parlare magari di obiettivo, che può essere molto interessante, e quindi come si stabilisce un obiettivo. Perché stasera abbiamo parlato, no, della disciplina, bisogna avere l'obiettivo chiaro. E andremo a vedere magari anche questo aspetto. Allora, io direi, Marco, che ci fermiamo qua. Mh-mh. E io voglio ovviamente ringraziare di cuore tutti voi che siete stati con noi, che avete interagito, anche chi ovviamente non ha interagito ma è stato con noi, che abbiamo sentito l'energia comunque. Vi invitiamo ad essere con noi adesso anche alla seconda parte di questo argomento, sempre molto controverso, molto strano, molto confusionario. Seconda parte che E... inizierà adesso, fra 2 minuti mandiamo un break e poi ricomincia. Attenzione che io sarei capace di parlare fino a domani mattina senza fermarmi su questi Eh, argomenti, quindi e lo viene a potrei dire a anche me. farlo. e, però Marco, prima di salutarli tutti, vogliamo invitarli ovviamente al prossimo appuntamento con noi due, che è venerdì alle Con Stampe o 13. Missis, Bravissimo, alle eh, 13:30, alle quindi vi aspetto. 13:30. E domani invece ci vediamo senza Senza Serena, Serena. purtroppissimo, mezz'oretta prima, quindi all'1 con Black and White. Dove Perfetto. E il speriamo che per Carpe. l'ennesima volta non ci tronchino il terzo video che sembra quello che proprio non riesce a tollerare l'algoritmo di YouTube. Speriamo, dai. Grazie di cuore ragazzi a tutti quanti. Allora, grazie per essere stati con noi, grazie a Marco sempre per questa Grazie a conduzione e te. regia, e noi ci vediamo quindi alla prossima. Quindi venerdì con Stampa e Omissis, lunedì sera con Benessere e Bellessere e martedì con Il cittadino sovrano. E adesso ovviamente buonanotte a tutti, buone Mh-mh. riflessioni su tutto quello che ci siamo detti, e Mh-mh. ancora grazie di cuore a tutti. Ecco.
Allora, non Ehm arriva la chiama qui, poi devo stare tutta la sera qui se non arriva la chiama, eh. Ah, stai aspettando la fine? Aspetta che mi fai ridere, tossisco. E fu così Allora che arrivammo alle ragazzi 2 ore. ragazzi, sigla.